Abbiamo cambiato isola. Siamo alle Maldive. No, alle Maldive ci siamo già stati l'altro giorno quando eravamo a Auckland Beach. Adesso siamo entrati nell'isola di Senia. Non abbiamo preso il traghetto per arrivarci, quindi dalle Westerhallen siamo arrivati direttamente via terra facendo il giro largo e vari giri panoramici. Ma sì, perché no? Risparmiamo, che avremmo pagato 384, sta mosca qui davanti, avremmo pagato 384 corone norvegesi. A questo, più quello, più quell'altro, tra strade, ponti e traghetti. Quando si può, si fa. Abbiamo deciso di percorrere l'isola di Senia in senso antiorario, partendo da sud a nord e poi tornando in giù di nuovo a sud sul lato ovest, saltando Botnan, che non penso che faremo perché è dove comunque arrivano i traghetti. Da lì inizia la strada scenica, la strada panoramica, che è la 862 nel primo pezzo e 86 nel secondo pezzo. La facciamo scendere sulla costa ovest. Così la serie praticamente ha l'acqua e il mare dal suo lato. La particolarità di quest'isola di Senia è che nella parte settentrionale sembra quasi una mano, ha 4 o 5 come dita che vanno verso l'alto e noi cercheremo di farle il più possibile praticamente intorno a queste dita. Sì, infatti la strada panoramica, che è una delle 18 strade panoramiche di tutta la Norvegia, che sono segnate sulle carte in verde con un loghino proprio che vuol dire strada panoramica, percorre tutti questi punti, queste specie di dita che sono poi fiordetti, e sono 5 o 6 le destinazioni in particolare da vedere. Buongiorno. Buongiorno amici. Buongiornissimo a tutti dalla Norvegia. Ieri sera ci siamo fermati in questo posto che adesso vi faccio vedere, con l'idea stamattina di farvi vedere un bellissimo panorama. Perché le previsioni del tempo oggi davano sole, chiaramente. Ed infatti guardate come ci siamo alzati. Uno spettacolo. Il panorama è questo. Non si vede da qui a lì. Ci siamo fermati qua perché l'intenzione di oggi è quella di andare a vedere l'isolotto che c'è qui vicino di Usoi. Sempre che le nuvole si alzino minimamente da terra, perché altrimenti non si vede una cippa di... Decidiamo che è il momento? Ma sì, dai, tentiamo la fortuna. Andiamo a vedere se per caso più in basso ci sono ancora più nuvole. Scendiamo perché tanto è inutile che stiamo qui a aspettare, non si libererà mai, forse tra qualche ora, quindi se no poi non concludiamo niente neanche oggi dovuto all'attesa invana per aspettare che esca il sole. Scendiamo.
speriamo che troviamo tempo migliore, però si vede l'ombra dell'isola lì. Giusto l'ombra, eh? È molto scenografica vederla quando si arriva dall'alto. Non lo so, forse un po' meno arrivandoci direttamente qui sulla questa lingua di strada che la collega realmente alla costa. Sembra più moderna. Sì, c'è un una palazzone qui. Una grosso, volta arrivati giù sembra più moderna che no vederla dall'alto, che sembra proprio il classico villaggetto di pescatori. La particolarità proprio di quest'isoletta è la dimensione di quest'isoletta, tipo 1 chilometro quadrato neanche, dove vivono, che hai detto, Serie, 300 circa persone. 300 residenti. E probabilmente la maggior parte di loro si dedica alla pesca. Sì, sicuramente. Questi sono pescherecci piccoli, però ce ne di sono quelli che anche... mi compro io a Melbourne, ricordatelo. No. Però guarda, quei 3 o 4 lì davanti invece sono di quelli belli massicci, da film, da Tempesta Perfetta. Stiamo girando completamente da soli in questo paese delle famose 300 anime, della quale non se ne è vista ancora mezza, in girarsi forse un pescatore che passava di là appena siamo arrivati. Posto assurdo. Ci sono sia case più moderne che classiche casette di pescatori. Ci domandiamo come facciano a pubblicizzare tanto questi posti, cioè ci domandiamo perché pubblicizzare tanto questi posti quando poi arrivi qui e non c'è assolutamente nulla. Il paesaggio con una giornata di sole sarebbe molto bello, soprattutto la strada panoramica che arriva qui. Però di per sé, una volta arrivati qui nel centro cittadino, non è che ci sia granché da vedere, anzi quasi niente. Stiamo circumnavigando l'isola, stiamo andando sull'altro lato. Ci dovrebbe essere un lighthouse, un faro qui. Stiamo già lasciando l'isola di Usoi. E via, proprio rapido e indolore, cioè breve ma intenso. Pit stop, 5 minuti per girare l'intera isola, 5 minuti di dronata. E via, verso la prossima destinazione. Proseguiamo lungo questa strada panoramica dell'isola di Senia. Le strade per arrivare in certi posti a volte sono più belle dei posti stessi. Sì, è la panoramicità delle strade.
anche nei tratti di mare qui che circondano l'isola un sacco di allevamenti che presumiamo siano quelli di salmone, che si vedono dall'alto, bellissimi questi cerchi con queste reti subacquee. Quindi mi vuoi dire che il famoso salmone norvegese è un salmone d'allevamento? Sostanzialmente sì, cioè è in mare, non è che siano delle vasche al chiuso, però tutte le reti, diciamo, subacquee contraddistinte da queste formazioni a cerchio. Mi è caduto un mito a me, sinceramente. Io pensavo che sembrerebbe. il salmone norvegese fosse ruspante, cioè Ci sono 3 fiumi in Norvegia wild, dove pescano il selvatico. salmone, proprio i Ok. pescatori di fiume, ma 3 fiumi molto rinomati dove lì sì lo pescano di fiume, mentre invece tutti gli altri che si vedono così rotondi sono gli allevamenti. Comunque noi non abbiamo ancora assaggiato, diciamo, il salmone proprio appena preso, appena pescato. L'abbiamo mangiato o surgelato nei pacchetti del supermercato o affumicato nei pacchetti del supermercato. Non abbiamo trovato ancora tipo la pescheria, un pescatore, la pescheria con il pescatore appena tornato, col barchino come piacciale. effettivamente che ce lo vendesse. pescheria proprio tipo pescheria non ho viste, Ma neanche però, al supermercato, nel reparto però forse fresco, sì, non abbiamo visti. qualche salmone così nel reparto fresco così No. sì, mi sembra di averlo visto. Lo cercheremo. Però pescherie, No, negozi no. quelli che pesce bello, pesce fresco. Quello lì era cocco bello, cocco fresco. Buongiorno da Tromsø. Io ero sì per dirlo io e invece mi ha anticipato la ciecia, quindi vabbè, Tromsø. Oggi abbiamo messo come punto sul navigatore la cattedrale, che la mettiamo sempre quando vogliamo andare in centro di qualche città, ma la cattedrale qui non è in centro, ma lo sapevamo, è stato tutto calcolato. Quasi all'entrata della città praticamente, invece che essere nella piazza principale. Abbiamo messo la cattedrale perché è un punto iconicissimo di Tromsø, la porta all'Artico, infatti questa è la cattedrale artica. E infatti si sente perché fa del bel freschino, Con vista direttamente sul ponte che collega la terraferma alla città di Tromsø. Mi sembra essere tornato in Guatemala a me, cioè per andare a visitare le chiese, se vuoi andare a accendere un cero prima devi pagare l'entrata, tanto per cominciare. Qui a Tromsø per entrare 80 nocchini, ossia Nocchini. ossia 7 euro per entrare in chiesa e farsi il segno della croce, 7 euro, tanto per cominciare. No, vabbè, non ci penso neanche, dai. Siamo venuti a Tromsø in realtà per andare a vedere la città e per andare alla Public Library. Ma secondo te il capo da lassù in cima È contento che per entrare a vedere una chiesa, cioè, capito, ti fanno pagare 15 euro quasi per entrare in chiesa. Bella, la vediamo da fuori, guardate che bella. e via, breve ma intensa la nostra visita alla cattedrale di Tromsø. Abbiamo detto è stato bello, grazie, ciao. Proseguiamo e andiamo a vedere se troviamo la biblioteca. E anche lì sarà un problema di parcheggio. Sì, perché i parcheggi anche qui a Tromsø abbiamo già letto che sono ben cari, bastonano. molto cari, anzi carissimi. E poi come sempre noi vi facciamo gli aggiornamenti. Oggi 8 luglio, 9 gradi, pioggia a Tromsø. Andiamo avanti così. Siccome il ponte che collega un lato all'altro della città è chiuso ma aperto per i pedoni e per le biciclette, e comunque piove e non prendiamo i monopattini,
Abbiamo deciso di percorrerlo a piedi, abbiamo parcheggiato comunque a pagamento qui vicino alla chiesa artica e con circa 2 km a piedi arriviamo in zona Public Library, ossia in zona pieno centro di Tromsø. È un vero peccato che i tempi non siano coincisi, perché qua a Tromsø il 22 di giugno, quindi poco più di 2 settimane fa, c'è stata la 10 km sotto il sole di mezzanotte come avevamo fatto noi 2 anni fa a Fairbanks. Peccato, l'avrei fatta volentieri. E anche questa è fatta. Sì, e comunque continui a non pagarmi gli straordinari, anche te, cioè mettiamo le cose in chiaro qui, per favore, perché se no io vado al sindacato, Guarda che bella questa aiola. Bellissime entrambe. Usciti dalla Public Library dopo quanto? Abbiamo fatto 3 Stunde in tedesco, 3 orette. Abbiamo dovuto anche fare l'estensione del parcheggio, che fortunatamente poi dalle 4 in poi non si paga più, quindi abbiamo esteso di 1 ora e diciamo in totale spenderemo sui 7 euro, no? Non sappiamo ancora dove ci fermeremo stasera, chiaramente, perché noi improvvisiamo sempre alla grandissima. Sì, adesso ci spariamo questo giretto visto che non piove qui in centro. Tra l'altro volano un sacco di tipo come polline, cose polline, quelle cose degli alberi bianchi, che sembra che stia nevicando, quindi tranquilli, non sta nevicando sebbene l'abbigliamento. Quelle cose che fanno sì che le nostre allergie vadano alle stelle. Esatto. Ci spariamo questo giretto random in centro. Così vediamo. Ah, ecco cos'è, guarda, è quell'albero là di fronte. Ah sì, Guarda. eccolo lì, sarà mica una ceiba? Sembra. È vero? La ceiba è un albero tipico in Messico che quando fiorisce in primavera fa delle palle così tutte ripiene di questa peluria bianca fastidiosissima che riempie tutte le strade ovunque. Aia, butta malissimo, la serie ha inquadrato l'extra. Mi sa che il pranzo va a finire come quello dell'altro giorno alle Westeralen, un bombolone e via pedalare. Ma dai, uno spuntino, una merendina. Nel frattempo guardate qui la nevicata dall'albero. Telecamera, sorride la telecamera. A meno che tu invece che il bombolone non preferisci uno snack di renna o di stoccafisso? Solo che ti segnalo Segnalami. che sti 10 grammi di jerky di renna costano 6 euro, Ah, però. però. E questo? No, questo qui. È improponibile e inguardabile. Ti volevo far notare lo snecchettino di stock. Sai quanto? How much? 100 grammi? Dimmi. 16 euro. Però. Riperò. Vabbè, eravamo entrati per comprare un bombolone, adesso non ci dilunghiamo sugli snack allo stoccafisso. Stiamo un po' spaziando, dovevamo prendere soltanto i Krafen, i bomboloni. Proprio così, te in mano?
figate queste tecnologie nordiche. Una volta tagliato si trasferisce qui su questo e si imbusta nella sua busta originale. Vabbè, bombolone classico non c'è e quindi andiamo su una di queste, attenzione, che è qualcosa con crema E mirtilli. mirtillo. Ok, vai. Ma che vi avevo detto? Che infame che sei! La sera ha adocchiato l'Extra e ha detto anche oggi io con una brioche mi tolgo il pensiero del subito me lo pranzo. deve far vedere, Poi vediamo quando arriviamo sul cingone, invece che mangia le lasagne al forno, lì non me lo fa vedere. Vediamo video di persone, capito, qua in Norvegia che fanno le lasagne al forno, che Non fanno tutto. solo, roba ripiena. Stefano mi ha mandato la fotografia di Anna Rosa che faceva le patate in padella e tutto. Vabbè, te non lo fai mai vedere, sei un infame, fa vedere soltanto quando mangiamo le porcherie in giro. Cin, buonappe. Io sono andata su quella di cannella fritta e lui su quello di Io su un mappazzone così a caso. un mappazzone come quello dell'altro giorno a Ningsvire. Tanto uno vale l'altro. Buono tu immagino, Buonissimo. eh? It's quiet when we both are sober, but 2 drinks in and we start all over again, and it feels so right. So just tell me. Dove andiamo, portiamo lavori stradali noi. Ma ricordiamoci che comunque in questi paesi, come del resto è stato quando eravamo in Alaska e nella parte settentrionale del Canada, se non approfittano di questi 2 mesi e mezzo, diciamo estivi, per fare un po' di ristrutturazione, manutenzione eccetera, e quando le fanno? Quando c'è il ghiaccio alto praticamente 1,5 metri? Un tot di italiani anche qua stiamo sentendo, Sì, e fra le altre cose devono essere tipo anche in crociera, secondo me, queste crociere qui nei fiordi, Anche perché Tromsø, tappa obbligata obbligatissima. in tutte le crociere e non. Cittadina di circa 70.000 abitanti, quindi Sì. non proprio piccolissima, considerata la porta d'ingresso all'Artico, perché nei tempi comunque un sacco di basi per le spedizioni nell'Artico hanno sempre avuto origine direttamente da qui, da Tromsø, per poi andare nell'estremo nord. Quindi mi vuoi dire che da qua in su comincia a fare veramente più freddo? Ma se non si fosse capito. Ci sono un sacco di attività chiuse proprio per i lavori. Dopo l'acquata di prima, adesso che è ora di tornare al cingone, è uscito il sole. Ma secondo te, ste robe qua per cosa sono? Che ne so, saranno per il ghiaccio, saranno l'asfalto scaldato. Scrivetelo nei commenti se lo sapete, per cosa sono queste cose. Io no, non lo so. Sembrano delle serpentine di strada riscaldata per l'inverno. Brava, ci saranno mica delle resistenze dentro per non farle stiantare? Paresse. Do you speak English? A little. Yes. What are these orange pipes for? For heating, for winter. Heating? Ah. So they're All the place. all the place? Wow. It's for winter, not for anti-freezing. So like, what is here? Like hot water or electricity? It's a special water, I don't know. Special water? So it's like liquid, not electricity. Liquid, not electricity. E avevo ragione, visto? Hai visto? Veramente? Cioè uno dice, ma per cosa saranno? Cioè, la strada è riscaldata, ma ti rendi conto? Cioè, rendiamocene conto. A me sembra talmente una cosa Dice assurda. che ci passa praticamente, che sarà un anticongelante, Ma qualcosa sì, del genere. la strada è riscaldata, Cioè questa che non ci l'avevo mai passa sentita. un liquido praticamente dal fine probabilmente di evitare che il ghiaccio e le temperature veramente polarissime non spacchino praticamente
l'asfalto, il E cemento cosa qua ti della avevo via. detto? Che era nella porta d'ingresso all'Artico, porta riscaldata. Asfalto con serpentina, resistenza o come si chiama sotto, che credo che lo fanno d'estate il lavoro. Quindi vedi da lì, da questo tombino lì evidentemente, poi immettono attraverso questi tubi, guarda, tutte queste tubazioni, questo liquido o acqua riscaldata o cosa sarà mai, per far sì che la pavimentazione della strada non si spacchi per il ghiaccio. Pensate come sono messi. I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. You come across as a cool guy, someone who's the opposite. Siamo nella zona del waterfront e a questo giro non vedo i bagni comunali, quelli che abbiamo visto in tutte le altre città, dove c'era tutto il deck e il posto dove sdraiarsi e dove pucciarsi a fare il bagno nelle acque tiepide norvegesi. A questo giro non lo vedo. Chissà che qui sono diventati freddolosi o che qui le temperature sono veramente estreme. All my life, lonely nights. You were always there at the same damn bar. I just never looked your way. And I've seen every Quindi cosa c'era laggiù? Laggiù in fondo a quel pontiletto c'erano praticamente delle piccole casettine, come delle stanzettine tutte in legno. Era il pontile per il Polar Plunge, ossia la pucciata dentro l'acqua gelida di Tromsø. Poi la gente esce e entra dentro la sauna. When I'm nervous, I talk too much and overshare things. Yeah, I can be a mess, but you somehow like me for me. And all your friends are wasted. You wanna stay here? Oh, we should just stay here. Alla luce di quello che abbiamo visto, allora quali sono i 3 simboli di Tromsø? Il ponte che abbiamo fatto a piedi perché ci stanno facendo lavori di E manutenzione. che pensavamo fosse un ponte così la qualunque, è il simbolo della città. La chiesa sull'Artico che ci volevano far pagare 85 euro solo per vederla e per 80 respirare. corone. 80 corone solo per respirare l'aria della chiesa lì sull'Artico. Vincenzio, semmai della... Esatto. E il terzo Mima. È questo palazzo nero, quello nella quale siamo sotto perché piove, che Ma si me vede in l'aveva tutte... detto, veramente? Si vede in tutte le cartoline della città questo palazzone nero proprio sul porticciolo che ospita un sacco di attività dentro, un sacco di cose da vedere. Cioè, punto iconico della città di Tromsø.